Tamron 150-500. Ma non era il 150-600? No, questo è quello nuovo. 3, VC e tante altre sigle che poi andiamo a vedere nello specifico. Peccato però che abbia soltanto un attacco per Sony oppure per Fuji, però solo per il momento, perché è probabile che alla lunga andrà a rimpiazzare il 150-600. Ecco perché li ho voluti mettere un po' a confronto, e tutto questo grazie a RCF Foto Livorno, è il negozio con il quale sto collaborando in questo periodo e che mi ha consentito di provare tanto materiale. 150-500 con una bella programmazione, un bel settaggio degli obiettivi. Partiamo dal VC, dal Vibration Control, 3 modalità e ovviamente lo switch per attivarla, selezione autofocus, manual focus e poi il selettore per la distanza. Qui abbiamo la ghiera, una bella ghiera, comoda da impugnare, facile da gestire, che si sposta velocemente, guardate, in un quarto di giro da 150 a 500 mm. Certo, partiamo da un 5, da un F5 che arriva però a F6.7, tutto sommato non perde molto. Se fosse stato un 5.6 stabile, fisso, forse poteva essere ancora più gradito al pubblico, perché di fatto non si perde molto. La lente frontale è una bella lente, il bilanciamento certamente deve tener conto di che cosa? Del fatto che l'obiettivo sporge, anche se non è proprio qui tutto il peso, però un po' in avanti ci ricade. L'anello, un bell'anello, comodo, si può, soprattutto appunto facciamo agilmente svitare qua e quindi incliniamo la camera, e poi, come Tamron ci ha insegnato ultimamente, produce questi obiettivi con la staffa già dedicata per l'Arca Swiss, e questo non è un vantaggio da poco, perché può essere montato tanto con gli attacchi standard quanto direttamente su gimbal o per l'appunto su Arca Swiss. Mica male. Certo, la domanda è quella che tutti ci poniamo: potrà rimpiazzare il più che valido 150-600? Diamo un occhio ai dati di targa. 1270 euro più o meno il prezzo di listino, quindi tutto sommato si pone un pochettino a livello, se non appena sotto al suo diretto rivale. Ci sono 7 lamelle, ma ci sono 25 elementi in 16 gruppi e una distanza di messa a fuoco che mantiene comunque le prerogative del predecessore, cioè 0,60 metri, e capirete, a 500 mm diventa, coniugato al fattore di 0,32, si presta a divenire un obiettivo per mettere in risalto anche oggetti più piccoli in primo piano. Il peso però 1725 grammi, insomma non è irrilevante, anche se l'ho trovato meglio bilanciato rispetto al 150-600, anche perché si estende meno, e poi comunque garanzia di 5 anni, e questo non è un fattore da sottovalutare affatto. Come forse ho accennato, l'abbiamo provato su una Sony A7, seconda versione. Insomma, non forse la macchina che possa mettere meglio in risalto o dare pieno merito a questo obiettivo. Infatti qualche limite lo attribuisco più alla fotocamera che all'obiettivo. Diciamo che, avendo provato nella stessa situazione, quindi nel medesimo contesto, anche delle fotocamere straordinarie, obiettivi molto più performanti, è chiaro che questo appaia, pensate un po', sembra strano dirlo, un po' sottotono, ripeto, forse da attribuire più alla scelta della fotocamera. Comunque le caratteristiche sono tutte buone, mi ha colpito come sempre lo stabilizzatore di ottima qualità, l'aggancio al volo, forse questo non è fulmineo, ma ancora una volta mi sa che devo attribuirlo alla Sony A7, che ormai è un pochettino, diciamo, superata in questo senso. Un bell'obiettivo, ma vale la pena approfondirne un po' più la conoscenza prima di dare un giudizio definitivo. Resta comunque molto buono il dettaglio al centro fotogramma, anche se, lo ripeto ancora una volta, andrebbe testato un pochettino più a fondo. Molto interessante però questo obiettivo, perché senza dubbio più leggero, più compatto ed anche forse un pochettino più reattivo rispetto al 150-600, ma l'apertura relativa più o meno è quella, che sia 6,3 o 6,7, insomma cambia poco, anche se il 6,7 di questo obiettivo arriva proprio in prossimità dei 500 mm. Il dato saliente è che perdiamo 100 mm di lunghezza focale.
e non vi nascondo che sono quei millimetri che talvolta giustificano un po' l'acquisto, perché il 150-600 Tamron, che io considero un obiettivo molto valido, ve ne ho parlato più di qualche volta, è un obiettivo che diventa giustificato soprattutto nella avifauna e nell'attività di caccia fotografica, proprio grazie a quei 400, 500, 600 mm che mette a disposizione. Fermarsi a 500 io trovo che si vada in diretta concorrenza con altri obiettivi, magari meno, magari appena più costosi, ma dico appena, che però abbiamo già una certezza nella performance. Mi viene in mente il 200-500 Nikon RAW, mi viene in mente anche il 100-500 Canon, che è vero che chiude a 7.1 invece che a 6.7, lo abbiamo detto, sono inezie. Costa molto di più come il 100-400 della Nikon, che è ancora oggi una chimera. Insomma, i 100 mm per chi ne ha bisogno fanno la differenza. Un 600 mm ha il suo modo di avvicinare il soggetto che il 500 mm non ha. Almeno questa è la mia personale opinione. Venendo all'obiettivo, un obiettivo che mi ha colpito, ve l'ho detto, anche per il bilanciamento. È decisamente più facile brandeggiare il 150-500 perché è più compatto, meglio bilanciato. Inoltre mi pare, per quello che ho potuto provare, l'ho provato su una Sony A7 II, l'aggancio risulta migliore per certi versi, però non è sempre infallibile e quindi questa è una cosa che vorrei testare meglio perché mi è sembrato incespicare alcune volte. A voi tutti amici grazie a RCF Foto Livorno con il quale ho realizzato questa serie video, vi aspetto agli altri video di questa serie assolutamente da non perdere. Ciao a tutti!